Un palco tra i ghiacci, un pubblico esclusivo e una delle band più iconiche di sempre. È l'8 dicembre 2013, quando i Metallica tengono un concerto presso la stazione Carlini, una base di ricerca argentina situata in Antartide. Con questo evento la band entra ufficialmente nel Guinness dei primati, diventando il primo gruppo a suonare in tutti e 7 i continenti in un solo anno. L'evento viene annunciato ufficialmente il 25 ottobre 2013, sebbene il batterista Lars Ulrich, in un'intervista di settembre, avesse già lasciato intendere qualcosa, dichiarando che il gruppo stava preparando un progetto davvero speciale per dicembre, senza però svelare ulteriori dettagli. Da quel momento le voci e le speculazioni si sono moltiplicate online fino alla conferma ufficiale. Il concerto è stato organizzato in collaborazione con Coca-Cola Company, che ha promosso un concorso a premi in 5 paesi dell'America Latina: Argentina, Cile, Colombia, Costa Rica e Messico. I 10 vincitori hanno avuto l'opportunità di partecipare a una crociera di 8 giorni dalla Terra del Fuoco all'Antartide, durante la quale hanno potuto vivere esperienze uniche come l'esplorazione dei ghiacciai e incontri ravvicinati con la fauna locale, tra cui i pinguini, le balene e le foche. La crociera si è conclusa con la possibilità di assistere a questo evento irripetibile. Il pubblico presente era, come prevedibile, molto ridotto, circa un centinaio di persone, tra i vincitori del concorso, l'equipaggio della nave da crociera e gli scienziati della base di ricerca. Questi spettatori provenivano da paesi di tutto il mondo, come Russia, Corea del Sud, Cina, Polonia, Cile, Brasile e Germania. Sebbene il numero di spettatori fosse estremamente limitato rispetto a un classico concerto di Metallica, si può affermare che l'8 dicembre 2013 l'intera popolazione presente in un continente ha assistito a un loro spettacolo. Un evento paragonabile in termini di singolarità è accaduto il 19 luglio 2019, quando i Metallica si sono esibiti ad Hämeenlinna, una città situata tra Helsinki e Tampere, nel sud della Finlandia. In quell'occasione circa 55.000 persone hanno assistito al concerto. Sebbene il numero fosse molto più alto rispetto a quelli in Antartide, si trattava comunque di un evento relativamente ridotto per i Metallica. Tuttavia, questo pubblico rappresentava ben l'1% dell'intera popolazione della Finlandia. Il concerto in Antartide è stato soprannominato dalla band Freeze Mall, un chiaro riferimento al titolo del loro album di debutto del 1983, Kill 'Em All. Questo gioco di parole sottolinea non solo il clima inospitale del luogo, ma anche il fatto che si trattasse del primo e finora unico concerto del gruppo nel continente antartico. È importante precisare tuttavia che i Metallica non sono stati il primo gruppo musicale a esibirsi in Antartide. In passato alcune performance erano già state organizzate in contesti molto limitati, principalmente per intrattenere gli scienziati e il personale delle basi di ricerca. Ciò che distingue i Metallica è il fatto di aver realizzato il primo vero e proprio grande concerto nel continente, un evento completo con un'organizzazione dedicata, un pubblico internazionale e una struttura che lo rendeva simile a qualsiasi altro show della band, pur adattandosi alle condizioni estreme del luogo. Questo traguardo ha consolidato il loro record come la prima band a portare la propria musica in modo così ambizioso e memorabile in tutti e 7 i continenti. Sebbene lo spettacolo si sia tenuto durante l'estate e la stazione Carlini si trovi nella penisola antartica, una zona con un clima relativamente più mite rispetto alle condizioni proibitive del resto del continente, la temperatura rimaneva comunque inferiore a meno 20 gradi centigradi. Per proteggersi dal freddo e dal vento, il pubblico e la band sono stati sistemati all'interno di una piccola cupola situata presso l'eliporto della stazione di ricerca. Inoltre, esibirsi in Antartide, in una zona che ospita una significativa colonia di pinguini, ha comportato diverse sfide tecniche da affrontare. Il continente, infatti, è protetto dal Protocollo di Madrid, che lo designa come una riserva naturale dedicata alla pace e alla scienza. Questo implica la necessità di preservare l'ambiente da ogni forma di inquinamento, incluso quello acustico, rendendo necessario adottare soluzioni innovative per rispettare le rigide normative ambientali. L'idea su come superare questo limite è giunta quasi casualmente, come ha avuto modo di raccontare lo stesso Lars Ulrich. 1 anno e mezzo fa mio figlio tornò a casa da un concerto a Treasure Island a San Francisco e parlava di una rave silenziosa.
e stava cercando di spiegare come 500 persone ballavano con le cuffie e si sentiva un ago cadere. In pratica la band ha trattato tutta la parte audio dell'organizzazione del concerto in Antartide come se fosse un silent party. In questo tipo di eventi la musica non viene diffusa tramite un impianto audio tradizionale, ma trasmessa direttamente ai partecipanti attraverso cuffie wireless sincronizzate. Questo ha permesso di eliminare il problema dell'inquinamento acustico e di adattarsi alle condizioni particolari del continente ghiacciato, dove il rispetto per l'ambiente è, come detto, fondamentale. I silent party, nati alla fine degli anni 90, sono stati concepiti proprio per ridurre il disturbo acustico, consentendo di organizzare eventi musicali in luoghi dove l'uso di impianti tradizionali sarebbe problematico o vietato. Questo format ha trovato ampia diffusione in Giappone e nel nord Europa. Nel quartiere di Södermalm, uno dei più alternativi di Stoccolma, nel corso del tempo sono state sviluppate vere e proprie discoteche silenziose, attive persino durante la pausa pranzo, dove i giovani lavoratori di varia estrazione sociale possono concedersi un momento di svago senza recare disturbo al vicinato. La promozione di questi eventi non avviene attraverso canali ufficiali, ma si affida esclusivamente a gruppi Telegram, social network e pagine web dedicate. Questo tipo di comunicazione conferisce ai silent party un'aura di esclusività, rafforzando il senso di appartenenza a una comunità selezionata e alternativa. L'idea di trasmettere un concerto in cuffia, tuttavia, non è stata una novità esclusiva dei Metallica. Già nel 1999 il gruppo alternative rock The Flaming Lips aveva sperimentato qualcosa di simile, seppur con una tecnologia meno avanzata. Il loro esperimento prevedeva la trasmissione dell'audio via frequenze FM, una soluzione che all'epoca presentava numerosi problemi di latenza e qualità del segnale. La tecnologia moderna invece ha permesso ai Metallica di garantire un'esperienza d'ascolto perfettamente sincronizzata e priva di interferenze, rendendo il loro concerto in Antartide un evento unico e senza precedenti. L'unica cosa che era possibile ascoltare a volume sostenuto senza l'ausilio delle cuffie, oltre ai cori del pubblico, era la batteria. Tuttavia, il suono prodotto dallo strumento risultava attutito sia dalla stessa presenza dei partecipanti, che fungevano come barriera naturale al riverbero del suono, sia dalla cupola che ha ospitato l'evento. Questa struttura, progettata per resistere a condizioni estreme in Antartide, ha contribuito a contenere ulteriormente la dispersione sonora, evitando che il rumore si propagasse all'esterno. Grazie a questi accorgimenti, il volume complessivo generato dal concerto è rimasto entro limiti considerati accettabili per l'ambiente circostante. L'uso delle cuffie wireless ha comunque avuto una duplice funzione. Da un lato ha permesso alla band di esibirsi senza violare le restrizioni imposte per la tutela dell'aria, dall'altro ha garantito l'esperienza d'ascolto immersiva per il pubblico, contribuendo ulteriormente all'unicità dell'evento. Il concerto, svoltosi in pieno giorno, è stato reso ancora più suggestivo dalla particolare condizione ambientale dell'Antartide. Nel mese di dicembre, infatti, il continente ghiacciato è immerso nel fenomeno del sole di mezzanotte, che garantisce una luce solare per 24 ore consecutive. Questo ha creato un'atmosfera unica con i raggi del sole che si riflettevano sul paesaggio ghiacciato, amplificando il carattere straordinario dell'evento. La performance ha avuto una durata di poco superiore a un'ora e ha visto la band eseguire una scaletta composta da 10 tra i brani più iconici del loro repertorio, come ad esempio Breaking Death, Enter Sandman, One e Master of Puppets. L'evento non è stato solo un traguardo per la band, ma anche un'opportunità per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della tutela ambientale e della conservazione del fragile ecosistema antartico. L'intero concerto è stato alimentato esclusivamente attraverso l'uso di pannelli solari, evitando l'impiego di generatori a combustibile fossile e riducendo al minimo l'impatto ecologico. Questa scelta ha sottolineato l'impegno del gruppo e degli organizzatori nel rispettare le rigorose normative ambientali vigenti nel continente,
che vieta qualsiasi attività umana potenzialmente dannosa per l'ambiente. Attraverso queste esibizioni Metallica hanno contribuito a diffondere un messaggio di consapevolezza ecologica, dimostrando come anche un grande evento musicale possa essere organizzato in modo sostenibile. Detto ciò, anche questa volta il video si conclude qui. Spero vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invito a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per non perdere le prossime spigolature sonore. Arrivederci!